Benvenuto o benvenuta, questo è Podcast Italiano Principiante, un podcast per chi sa un po' di italiano e vuole fare progressi ascoltando contenuti interessanti. Io mi chiamo Davide e oggi ho il piacere di intervistare un mio amico, Eliseu, che è un poliglotta brasiliano, ovvero una persona che parla tante lingue. Ci conosciamo da qualche anno ed è un mio amico. Oggi faremo due chiacchiere sulle differenze tra italiani e brasiliani. Prima di incominciare ti voglio ricordare che trovi la trascrizione integrale di questo episodio con il glossario delle parole difficili che sono spiegate e tradotte in inglese sul sito podcastitaliano.com. Ti lascio anche un link nella pagina di questo episodio all'interno dell'app di podcast che usi per ascoltare questo podcast, quindi Spotify o quello che è. Troverai un link diretto che ti porterà alla trascrizione. Detto questo, incominciamo e buon ascolto. Ciao Eliseu, benvenuto su Podcast Italiano Principiante. Ciao Davide, è un piacere, da un bel po' che non ci sono stato. Dunque io e Eliseu ci conosciamo da tanto tempo e Eliseu è un grande poliglotta, ma fa tante cose nella vita. Vuoi presentarti brevemente, molto rapidamente, Eliseu? Sì, certo, io mi chiamo Eliseu, sono brasiliano, ho origini italiane, vivo in Polonia, a Varsavia, imparo delle lingue già da 12 anni, faccio pure il comico, quindi questa è un'importante parte della mia vita. Nel tuo tempo libero sei un comico. Un comico, sì. Tu hai un legame con l'Italia e con la lingua italiana da tanto tempo. Ci puoi raccontare il tuo rapporto con l'Italia e con gli italiani anche? E poi volevo anche chiederti se secondo te italiani e brasiliani sono simili. Sì, allora io vengo da São Paulo, quindi lì tante persone hanno origini italiane, specialmente dalla Lombardia, del Veneto, Friuli. Mm-hmm. Dal nord, insomma, dalle regioni del nord. Sì, specialmente dal nord. Però io l'italiano non l'ho imparato a casa, però sentivo sempre le storie dei miei antenati che sono venuti in Brasile. Ero molto curioso, quindi c'erano pure delle tradizioni nella mia famiglia di mangiare qualcosa italiana, per esempio la polenta. Mm-hmm. Quindi quando avevo 19 anni sono andato in Italia per fare un progetto a Cirie, vicino a Torino, nella provincia di Torino. Non lontano da dove abito io. Esatto, sì, e lì ho avuto una bella esperienza, ho vissuto con una famiglia italiana per 2 mesi e lì ho iniziato a imparare l'italiano veramente. E tu non sapevi l'italiano, sei No. arrivato a Cirie Sì. e ti sei immerso in un ambiente in lingua italiana? Sì, non sapevo nulla. In quel momento lì io dovevo parlare in italiano perché credo che in quel momento solo una persona, uno dei figli della famiglia parlava inglese in quel momento, quindi io non avevo scelta, quindi dovevo imparare l'italiano, parlare ogni giorno italiano. Ricordo che le prime 2 settimane sono state un po' difficili, ero sempre molto stanco per imparare delle nuove parole, a usare una lingua straniera così per vivere. È stato un po' difficile, però secondo me dopo 2 mesi io parlavo già più o meno bene. 2 mesi immerso in Italia. Quanti anni avevi? 19. 19 anni e parlavi già altre lingue? Parlavo già spagnolo, inglese e un po' di tedesco, perché il progetto io insegnavo inglese e spagnolo in un liceo in Italia.
Ah, ho capito. a CDE. Ho capito. E poi dopo questa esperienza, insomma, hai avuto tanti modi di conoscere persone italiane, sei venuto in Italia altre volte, ci siamo incontrati. Ho iniziato a imparare la lingua veneta. È vero, hai anche un legame con il Veneto che hai imparato, almeno un po', poi è difficile portarlo a un livello molto alto, il Veneto, che per chi non lo conoscesse è una lingua del nord-est della regione Veneto, appunto, da dove sono partiti molti italiani per andare in Brasile 100 anni fa circa. Quindi com'è stata questa cosa del riscoprire le radici venete? È stato interessante perché quando ho iniziato a parlare un po' con mio papà, ho scoperto che la mia famiglia non parlava italiano. Loro parlavano soltanto la lingua veneta, o il dialetto veneto, come si dice oggi. E per me è stato molto interessante, quindi in quel punto lì ho iniziato a fare una ricerca e capire cos'era il dialetto veneto o la lingua veneta, e ho trovato il tuo video, perché avevi già un video in cui parlavi delle lingue d'Italia, i dialetti in Italia, una roba del genere, un video molto... Ah sì? Sì. Molto vecchio. E ho iniziato a seguire pure il tuo canale e dopo ho scoperto che in Brasile si parla veneto. Forse ci sono più parlanti di veneto in Brasile che in Italia, però è un veneto un po' diverso da quello che si parla in Italia, anche perché forse è un po' a volte un mix con il portoghese o con il lombardo o il friulano. Sì, il Talian come viene spesso chiamato, no? Che esatto. è un po' un mix di lingue del nord Italia o dialetti. Esatto. Quindi tu non sapevi, o la tua famiglia non ti diceva che parlava veneto, diceva, insomma, parliamo italiano. Esatto. Quindi perché il mio papà ha imparato qualche parola, però ho scoperto dopo che queste parole non erano italiane, queste parole erano venete. Certo. E qual è l'antenato che si è trasferito in Brasile? Cioè quante generazioni di distanza ci sono tra te e il tuo? Era la mia bisnonna. Bisnonna, dal lato di tuo papà. Sì. Ok. Tornando però alla domanda di prima, quindi come sono dal tuo punto di vista gli italiani paragonati o confrontati con i brasiliani? Ci sono, immagino, delle somiglianze, magari delle differenze? Come la vedi? Secondo me siamo simili. Forse i brasiliani sono più simili agli italiani che ai portoghesi, per esempio. Credo che le somiglianze, credo stiano nell'approccio intenso e ottimista della vita che sia i brasiliani quanto gli italiani hanno. Ah sì? Secondo te siamo ottimisti? Secondo me sì, perché io vivo in Polonia e qua ho scoperto un modo diverso di vedere la vita, in cui si lamentano molto, vedono sempre tutto da un punto di vista più pessimista. Che anche ho imparato con loro da vedere dei vantaggi di a volte avere un punto di vista un po' più pessimista, però secondo me i brasiliani e gli italiani hanno questa cosa di vedere di godersi la vita, o l'importanza della famiglia, per esempio, specialmente i genitori. Quando vedo i polacchi non sono così legati ai genitori come noi, come i brasiliani o gli italiani, cioè specialmente per i ragazzi, il contatto con la mamma. A volte ho degli amici qui che parlano con la mamma una volta al mese, forse, non lo so. Certo, però è interessante il discorso dell'ottimismo, perché io avrei detto il contrario, avrei detto che gli italiani sono pessimisti, perché anche noi ci lamentiamo spesso di come vanno le cose, come va il paese, eccetera. È vero che forse però pensiamo che troveremo un modo per arrangiarci, come si dice in italiano, per
sistemare le cose, forse anche, non lo so, il clima e le condizioni insomma, di vita in Italia, non a Torino dove fa freddo, ma in altre parti d'Italia forse ci rendono più solari e più felici, non lo so. Secondo me è un po' quello che hai detto tu, però, nel senso che abbiamo dei problemi, però siamo capaci di non lasciarli... Di non lasciare che impattino su di noi. Sì, che impattino su di noi, nel senso che quando vedo in Polonia loro sono molto più depressi dai problemi che hanno, mentre noi abbiamo dei problemi, per a volte facciamo finta che non esistono per godersi la vita, cioè questo modo di vedere la vita così, che è molto simile in Brasile, o no? Sì, non so se far finta che i problemi non esistano sia un buon modo di vivere la vita, però forse in un certo senso sì, penso che tu abbia ragione un po'. Sì, però a volte, secondo me, per esempio, i polacchi esagerano molto. Si preoccupano troppo. Sì, troppo. Mm-hmm. E c'è qualcosa che vorresti rubare alla cultura italiana che magari non fa parte di quella brasiliana, o che magari hai già preso e fatto o fatta tua? Una roba che ho imparato in Italia è il concetto di quality time, che in Italia avere questo tempo di qualità con gli amici, con la famiglia è molto importante, mentre secondo me in Brasile non è così. A volte siamo con la famiglia, con gli amici, però non siamo veramente lì, mentre in Italia c'è questo momento di andare a fare un aperitivo dopo il lavoro, incontrarci con gli amici, mentre, non lo so, forse in Polonia le persone si incontrano una volta al mese. Cioè, ho imparato a godermi il momento, è una roba che ho veramente, che mi ha veramente colpito in Italia, che in Brasile secondo me facciamo fatica un po' a capirla. Perché state su Instagram al posto di parlare, cosa fate? Forse sì, no, però nel senso che siamo troppo tempo assieme con gli amici o con la famiglia, però non è veramente un quality time. Ci preoccupiamo, parliamo di qualcos'altro, o non siamo veramente lì, pensiamo a qualcos'altro. Mentre secondo me in Italia c'è questo momento in cui sei lì e dimentichi i problemi. Secondo me la Polonia, per esempio, è un altro estremo in questo punto di vista. Manca un po' questo concetto qua. Mm-hmm. Un saluto agli amici polacchi che ci ascoltano, che in questo momento ti stanno già insultando su Instagram. Sì. Lascerò anche il tuo profilo se vogliono farlo. Va bene. Secondo me in Brasile pensiamo più alla quantità che alla qualità. Per esempio i brasiliani vanno in Italia in un ristorante e fanno fatica a apprezzare la qualità di quel cibo e non la quantità. Mentre in Italia la qualità, i dettagli sono molto importanti. Si vede con come gli italiani cosa indossano, come mangiano i prodotti, la qualità dei prodotti. Questa è una roba che in Brasile forse abbiamo un approccio più simile a quello che hanno negli Stati Uniti, di quantità sopra la qualità. Ok, ottimo. Invece delle cose che non ti piacciono della cultura italiana? E qui ti chiedo di essere onesto. Quello che non mi piace è che le persone sono sempre in ritardo. Questi concetti che parlano all'estero di dolce far niente, cioè secondo me è un po' troppo, va bene, ho detto che mi piace quel momento lì, però secondo me gli italiani esagerano un po'.
Sì, esageriamo un po' a volte. Sì, io stesso ho questo problema dell'essere ritardatario, come si dice, ma non ne sono orgoglioso, ecco. O forse gli italiani sono troppo tradizionalisti, oppure nostalgici, che hanno un po' di difficoltà di forse non imparare, però a implementare delle cose nuove nella vita. Cioè è tutto, dicono sempre, le cose erano così e la tradizione non le cambiamo. È una roba che no, non mi piace molto. Sì, guardiamo sempre al passato, è vero, Esatto. ma è anche una questione demografica, cioè l'Italia è uno dei paesi più vecchi al mondo e quindi questo è, da un certo punto di vista, forse normale. Volevo chiederti anche questo, come ha influenzato il fatto che sai l'italiano e l'hai imparato così bene, il tuo rapporto con gli italiani? Immagino ti abbia aiutato molto, no? A conoscerli, a creare relazioni, amicizie. Certo, certo. Non so se tutti gli stranieri hanno la stessa esperienza che ho io, però per me sempre quando ho parlato in italiano ha cambiato l'esperienza per me, come mi vedono in quel momento in cui dico che ho origini italiane e che parlo italiano, che parlo dialetto, forse a volte. Quindi in quel momento lì l'esperienza cambia e, e sono molto più aperti a parlare con me e questo mi ha motivato a imparare più la lingua, la cultura, le tradizioni, a ricercare, a vivere un po' più la cultura italiana, a conoscere un po' di più, mentre con altre lingue non ho avuto la stessa esperienza. Parlo queste lingue, però a volte le persone non apprezzano così o non vedono allo stesso modo come gli italiani vedono quando almeno io parlo in italiano. Una reazione positiva più che in altre lingue. Sì. Beh, questa è un'ottima motivazione per chi ci ascolta e sta imparando l'italiano, perché avrete un buon feedback dagli italiani. Generalmente sì, in effetti sono d'accordo. Di solito siamo contenti quando ci parlano in italiano. Invece hai qualche esperienza divertente, imbarazzante, legata all'Italia? Ne ho due. Una che ho pensato adesso. Ottimo. Anche tu conosci il mio amico Mattia, che è uno dei miei migliori amici italiani. Io ero a Zagabria, in Croazia, in un progetto Erasmus e c'era una ragazza italiana lì e lei mi ha detto c'è ancora un altro ragazzo italiano qua e io sono andato da lui e ho iniziato a parlare in italiano. Lui mi ha detto no, se vuoi puoi parlare in inglese se è più facile per te. Ho detto no, va bene, possiamo parlare in italiano. Ho chiesto di dove sei e lui ha detto Torino. E io ho detto ma conosci Cirie, quindi quel paesino in cui ho vissuto io? E lui mi ha detto ma io ci abito. E in quel momento lì siamo diventati amici subito. Già, è vero. Sì. Perché mi ero dimenticato che voi non vi conoscevate dal tuo primo periodo in questa cittadina Cirie, che è un posto di 18.000 abitanti, a proposito, Sì. per dare l'idea, quindi molto piccolo. Sì, esatto. Sì, no, io ero lì, avevamo degli amici in comune, però io non sapevo chi era lui. E ci siamo incontrati in Croazia, cioè a Zagabria. Il mondo è piccolo, come Sì. si suol dire. E la seconda? L'altra c'era anche tu, quando ti ho conosciuto, però un po' dopo siamo andati a fare cena con Stefano e Luca Lampariello. Che sono dei poliglotti italiani, Sì. per chi non li conoscesse, quindi persone
che sanno molte lingue? In quel momento io stavo imparando il veneto. Io facevo pure delle lezioni, un corso di lingua veneta, quindi avevo un accento veneto molto più forte. E non ricordo perché, però ho deciso di chiedere a Luca, ma ti piace il calcio? Però quando ha detto così, lui ha iniziato a ridere per come ho detto la parola calcio e no calcio. Calcio, un accento veneto, se parli con un accento veneto molto forte. Sì, parlavo con un accento molto forte in quel momento lì e quindi è stato molto divertente in quel momento e lui ancora quando mi vede parla in veneto. Sì, sei la sua vittima preferita. Esatto. Ti ha preso di mira come il brasiliano che parla con accento veneto e ormai non puoi più toglierti questa reputazione. E lui mi ha chiesto, ma dove hai imparato l'italiano che parli così? Io ho detto, in Piemonte. E lui, ma come mai in Piemonte parli così? Qualcosa non torna. Sì, qualcosa no, non ci sta. E sì, è un momento in cui abbiamo riso un bel po'. Ci siamo divertiti perché forse per un italiano non è abituale che senti una persona che parla con accento veneto e dice ho imparato in Piemonte, a Torino. Ma in generale comunque sentire uno straniero con un accento veneto o comunque un accento regionale italiano. Poi in realtà è comune ovviamente se parli con persone che hanno vissuto in quel posto per molto tempo. Però non è questo il tuo caso, anzi hai vissuto in un posto diverso. Sì. Volevo chiederti anche questo. Tu hai una grande passione per la musica rap e non so se questo ti ha aiutato con l'italiano oppure no, però volevo chiederti di questo e insomma spiegarci, raccontarci se secondo te è una cosa utile per imparare una lingua. Allora, il rap ha cambiato la mia vita perché ho iniziato a ascoltare il rap quando avevo 10 anni. In quel momento lì, dopo, a causa del rap, ho iniziato a giocare a basket e dopo ho iniziato a vedere molte cose in inglese per il rap e per il basket. Quindi ho imparato un sacco di cose, non solo in inglese, ma sulla cultura degli Stati Uniti. Ma tutto è iniziato con il rap. E dopo ogni lingua che ho iniziato a imparare, il rap era un modo in cui era una roba che mi piaceva e la usavo per avere un po' di input. In ogni lingua. In ogni lingua, esatto. Forse all'inizio era un po'... Io non avevo una pressione di voglio capire tutto, però di avere un po' di input e forse fare un po' di shadowing, che era una roba che mi ha aiutato anche molto. Con l'italiano mi ha aiutato molto perché come parlo portoghese, la mia comprensione in italiano è arrivata a un livello molto alto molto velocemente. Quindi il rap mi ha aiutato e anche per conoscere un po' un linguaggio diverso da quelli che le persone usano o che vedi nei canali in cui vuoi imparare l'italiano. Sì, a volte anch'io non capisco certo slang dei rapper, quindi insomma è un lessico specifico. Esatto, e ricordo, è una storia che non ti ho mai detto, però quando sono arrivato a Torino, ricordo ero in aeroporto e ascoltavo una canzone di Fabri Fibra, in Italia, forse conosce. Che è una leggenda del rap italiano, Fabri Fibra, per chi volesse approfondire. Sì, c'è pure una serie su Netflix, un reality show in cui lui è un giudice. Giudice al tribunale? No, è un reality show musicale in cui devono... Ah, tipo X Factor, questi qui? Sì, però di rap. Ah, ok. Non conosco, sono ignorante. Sì, lui è lì. Sì, ricordo questa canzone che si chiama In Italia. La prima versione, c'è un'altra adesso. Storica.
Sì, e ascoltavo questa canzone e anche in quel momento lì, quando penso al rap italiano, io ricordo le canzoni che erano popolari in quel momento in cui ho vissuto in Italia, per esempio. Quindi è una cosa che fa parte della mia vita. Anche adesso seguo molto il rap italiano e dopo 10 anni ci sono cose che ho iniziato a ascoltare 10 anni fa che adesso le persone vedono come old school. Quindi sei un ascoltatore di lunga data. Dai, dici due nomi, a parte Fabri Fibra, altri 2 rapper che consiglieresti? Mi piace molto Jake La Furia. Ok, già stiamo parlando di, insomma, nomi non troppo mainstream. Sì, Club Doggo è molto mainstream. E Club Dogo è molto old school. Ah, sì. E l'altro direi Marrakesh. Sì, Marrakesh invece molto famoso. Sì. Jake mi piace molto perché lui fa i giochi di parole, i riferimenti culturali, quello mi fa impazzire, mi piace molto. Grande. Senti, concludiamo con un segreto per imparare l'italiano come te. Lo parli molto bene, hai imparato una decina di lingue, no? Quindi hai esperienza. Dacci un segreto. L'italiano parlo meglio di quasi tutte le altre lingue, forse adesso no perché non lo parlo spesso, però secondo me la differenza è che con l'italiano ho vissuto la lingua e la cultura, cioè in diversi aspetti, con il calcio, con la musica, Il calcio? il calcio, con la musica, con la cultura pop italiana. Ricordo un'altra storia breve che quando ho fatto una battuta su Forum, quando ho conosciuto il mio amico Mattia, è stato molto divertente per gli italiani che io sapessi cos'è Forum. Quindi perché ho vissuto la cultura. Che è un programma televisivo italiano, quindi qualcosa di molto specifico. Sì, perché non ho imparato solo la lingua, ma ho vissuto pure la cultura in diverse sfere della cultura italiana, cioè il calcio, la musica, cultura pop, la storia, il cibo. Bene, e dove ti possono trovare le persone se vogliono seguirti e conoscerti meglio? Su Instagram sono Eliseo RJR, questo è il mio profilo personale in cui parlo più delle lingue, o c'è l'altro che sono elijunior.comedy e lui è il mio profilo da comico in cui parlo un po' dove sono i shows, ci sono anche qualche video con le nuove battute. Perché tra l'altro sei anche un comico multilingue. Sì. Ma di questo magari parliamo poi un'altra volta, però è sicuramente una cosa interessante che fai. Anche perché non ho ancora fatto in italiano. La prossima lingua, prossimo spettacolo in italiano, per forza. Dai, grazie di essere stato qui, Eliseo. Un saluto e in bocca al lupo. Grazie tanto. Ciao ciao. Ciao. Bene, questo è tutto per l'episodio di oggi. Se ti piace quello che facciamo, magari lascia una recensione con 5 stelle a questo episodio. Puoi farlo su Spotify o su Apple Podcast e questo è molto utile perché altre persone scopriranno questo progetto. Io ti saluto e ci vediamo presto.